la città del Taj Mahal, una delle 7 meraviglie moderne al mondo, ma sono qui per un altro motivo. Sto andando a provare a intervistare anche un ristorante, un bar abbastanza particolare, gestito da donne abbastanza particolari. Adesso vi farò vedere. Una donna di 46 anni è stata aggredita e sfigurata con l'acido. Un uomo incappucciato che esce dall'oscurità e una violenta aggressione con l'acido sotto la propria abitazione. A college student is heading home. It is 8:30 at night. Suddenly, out of nowhere, a man comes up behind her. Then he does the unspeakable. He throws a liquid substance into 21-year-old Nafia Ikram's face. Deux jeunes femmes britanniques qui travaillaient comme bénévoles dans une école de Zanzibar ont été victimes d'une attaque à l'acide. Elles ont été agressées par deux jeunes hommes à scooter. Un desconocido lanzó una sustancia química a una mujer que transitaba por el norte de la ciudad. La víctima sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Y con ayuda psicosocial y acompañamiento permanente es atendida en un hospital del noroccidente de Medellín la mujer de 35 años que fue atacada el fin de semana con ácido. Now, amid mounting concerns over women's safety across India, another gruesome incident has come to light this time from Havra's Belur. A young woman was attacked with acid while she was asleep in her room at her residence. This is very upsetting, shocking. Delhi acid attack has been caught on camera. At 17 years of age, was allegedly attacked using some acid-like substance by two people on a bike. Eccomi qua, al mio quarto ed ultimo video del viaggio in India che ho fatto quasi un anno fa. Ho voluto tenere questo video per ultimo perché è quello a cui ci tengo di più. È quello che più mi ha ispirato e più mi ha colpito emotivamente. Come avete visto dall'intro, il tema principale è l'attacco con l'acido. Purtroppo gli attacchi con l'acido sono una delle manifestazioni più brutali e violente del sistema patriarcale in cui viviamo. Una violenza che affonda le proprie radici in dinamiche di potere e controllo che opprimono le donne in molte società, in molte parti del mondo. Questi attacchi, spesso motivati da rifiuti di matrimonio, vendette personali o semplici discussioni domestiche, sono espressione della convinzione che il corpo di una donna sia qualcosa che possa essere controllato o punito da parte di un uomo, perché gli attacchi con l'acido non si limitano soltanto al corpo, ma cercano di distruggere anche l'identità e il valore sociale di una donna, rendendola una reietta secondo i canoni di bellezza e di accettazione della società. Ma da questo dolore nasce anche una storia di forza e di rivalsa, ed è per questo che quando ho saputo dell'esistenza di questo posto io non potevo non andare, io non potevo non incontrare queste donne, perché qui nasce la storia di Shiro's Hangout Café. Nel 2014 l'attivista Alok Distik e sua moglie Ashish Shukla fondano il Shiro's Hangout Café insieme alla Chan Foundation. Questo non è un semplice caffè, ma un simbolo di speranza e resistenza. Gestito da donne che hanno vissuto sulla loro pelle l'orrore degli attacchi con l'acido, è un luogo in cui le cicatrici si trasformano in forza e il trauma diventa coraggio. Questo posto vuole riscrivere la storia. Non più vittime nell'ombra, ma donne straordinarie, eroine della loro stessa battaglia. Qui trovano dignità, lavoro e una comunità che le accoglie e le sostiene. E io ho avuto l'immenso privilegio di incontrare alcune di queste incredibili donne, e di ascoltare le loro storie e di scoprire il loro messaggio al mondo. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a sentire le parole di queste eroine, le Shiros, donne che hanno trasformato il dolore in potere e il silenzio in voce. César,
rehabilitation project for the asset tax survivors. Like before 2013-14, there is no place to to have their livelihood, proper livelihood, to make their life self-sustainable. So this is a self-sustainable model for the survivors. Okay. And they work only women. Yeah, only women. It's the Shiro's Hangout project works for the asset tax survivors. Okay. Now working at 3 locations: Agra, Lucknow, and Noida. But this is the first. This is the first. We have relocated here first. The first location I will show you in the document. E storie come quella di Madhu, simile a tante altre, che hanno spinto i fondatori di questo caffè a fare qualcosa di veramente concreto per queste donne. एक लड़का था जो मेरा पीछा किया करता था, तो एक दिन उसे पता चल गया कि मेरी मंगनी हो गई है, तो एक दिन मुझसे आके बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने बोला कि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूँगा। तो एक दिन वो रोड पे से आ रहा था, मैं कॉलेज जा रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये एसिड डालेगा। मैं समझी कि ये जैसे रोज़ टॉन्ट कसता है, बोलता कुछ ना कुछ, तो इसलिए हो सकता है ये मुझसे कुछ बोले। आया और आते ही उसने मेरे पे एसिड फेंका और भाग गया। तो फिर उसके बाद मैं चीखी चिल्लाई तो कोई हेल्प के लिए नहीं आया। तो फिर बाद में मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मैं अपने आप को देखा हॉस्पिटल में थी। और ये नहीं पता कि मुझे किसने मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में। लड़का never find? नहीं। Jail? No? No. No jail. No jail. Why he don't no jail? मेरी मम्मी FIR दर्ज करने जा रही थी, तो उन्हें डरा दिया गया था कि अगर आपने FIR दर्ज करी तो आपके छोटे बेटे को जान से मार देंगे। और इसलिए उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे अटैक से 4 साल पहले। तो कोई सपोर्ट नहीं था। मेरा भाई छोटा था, मुझसे 9-10 साल छोटा था। तो वो उन्होंने सोचा कि अगर बेटी को तो ऐसा कर ही दिया, अगर बेटा भी मेरे हाथ से चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो इस वजह से मेरी मम्मी डर गई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन 23-24 साल बाद अब मेरी FIR दर्ज हुई है। कमिश्नर सर ने मेरी FIR दर्ज कराई थी, मेरी और रुकैया जी की। हम 2 लोगों की यहाँ से FIR दर्ज हुई है, ना उनकी भी FIR दर्ज नहीं हुई थी। Paura di ritorsione, di essere attaccati nuovamente, o peggio, di vedere un proprio caro essere attaccato. Questi timori diventano compagni di viaggio di un sopravvissuto a un attacco con l'acido. Non solo devi convivere con un volto che non è più il tuo, ma con la terribile consapevolezza che chi ti ha attaccato è a piedi libero, di vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto, come se quel giorno non fosse mai accaduto. Mentre la tua esistenza cambia per sempre, inizi anche a perdere fiducia nella giustizia e nella società che dovrebbe stare di fianco alle vittime, ma che spesso si volta dall'altra parte, incapace o non disposta ad affrontare la vergogna di ciò che accade. मैंने जॉब के लिए ट्राई करती थी, कोई जॉब नहीं देता था। और एक बार मैंने गारमेंट्स की भी की, मसाले के में भी की, वहाँ पर भी व्यवहार अच्छा नहीं था। डोर टू डोर की, वहाँ पर भी नहीं था। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं हमेशा ट्राई करती रहती थी। एक दिन मुझे मैं रिसेप्शन के लिए गई थी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ मुझसे बोला गया कि अगर आप काली होती तो भी आपको जॉब दे देंगे, आपका फेस ख़राब है इसलिए आपको जॉब नहीं देंगे। उस वक्त तो मुझे ऐसा धक्का सा लगा कि मैं अपने आप को कर लूँ।
non trovare lavoro, essere evitata da tutto e da tutti e perdere ogni certezza di un futuro a tal punto da iniziare a pensare gesti estremi. Questi sono i demoni che una sopravvissuta a un attacco con l'acido inizia a portarsi dentro di sé. Cosa farò adesso? Come sosterrò me e la mia famiglia? È davvero questa la fine? Queste sono le domande che tormentano giorno dopo giorno. Ma per Ruqaia queste domande hanno trovato una risposta e l'hanno trovata al Shiroiz Hangout Caffè. बाद कुछ बाहर निकल के कुछ काम करने की कोशिश करती थी मगर नहीं कहीं काम नहीं मिलता था। सब लोग बोलते थे अरे ये एक तो मैं पढ़ी नहीं हूँ स्कूल में और दूसरा मेरे पास एजुकेशन नहीं है और दूसरा ये था कि मेरे पास चेहरे मेरा अटैक हुआ था तो मना कर देते हैं इसको क्या काम कराएंगे। जैसे मैं ये सोचती थी घर में जाके किसी के झाड़ू बासन भी कर लूँ तो वो लोग भी एक दिन बुलाते हैं दूसरे दिन कहते करती है तुम्हें नहीं आना। तो कई जगह मैं गई मगर नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ अब। तो ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा था, शीरोज़ है और मैंने ये भी सुना था कि कंपनसेशन मिलता है जिन लड़कियों पे अटैक हो जाता है मगर ये नहीं सुना था कि जिनकी एफआईआर होती है उन्हें कंपनसेशन मिलता है। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे सब लोग मिले जैसे ऋतु, रूपा और नीतू, इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया है कि आप लोग कुछ करो। फिर आलोक सर ने भी बोला कि आप बाहर निकलो, यहाँ के आप जॉब कर सकती हो, आपको कंपनसेशन भी कराएंगे, आपको हम उसकी एफआईआर भी कराएंगे, आपकी एफआईआर नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला है और मुझे जॉब भी मिली। आज मेरा बेटा पढ़ पा रहा है, मैं जॉब या वो स्कूल में जाता है, वो पढ़ता है, वो अच्छा पढ़ता है वो और मुझे यहाँ से सैलरी मिलती है तो भी हैप्पी यहाँ पे। Ritrovare la felicità, ritrovare quella scintilla che da troppi anni si era spenta negli occhi di quelle donne. Questo è ed è sempre stato uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il Shiroiz Hangout Caffè. E non lo fanno soltanto con le loro ragazze, lo fanno anche con noi visitatori, con me, accogliendomi a braccia aperte, facendomi sedere a tavola e trattandomi come se fossi uno di famiglia, come se fossi uno di loro. E mentre mi abbuffavo di piatti tipici indiani e bevevo il chai che lo chef del ristorante ha appositamente fatto per me, perché ricordiamoci, il Shiroiz Hangout Caffè è pur sempre un ristorante, mi si avvicina a Manini, una ragazza poco più che ventenne, per raccontarmi la sua storia. I had attack 2016. Then I was old, 15-16 years old. 15-16, okay. Then he was proposed me. Then I will not accept. Okay. I was not accept. Then he was proposed me. My family, my father are not accept. Then he was another person, lady. This marriage. Okay, he's then, India. India. Then 10th class complete. Then he was he was proposed me one second marriage. Second marriage. Yes, my family not accepted. Then he was came my home. Okay. Then opened the door. Then all sleep my home. This is my mother, my grandmother, my sister, then me. All people they one room sleep all okay. Then he was came my home. Then open door. Then throw a seat. Only only to you. Your mother, your brother, nothing. Only me. Then and you are just 16. Yeah. 16. So young. First face not like the recent face. I like it. I like it. Okay. Yeah. I was going to hospital. Hospital only ointment. Okay. Only ointment. This put then not open my t-shirt. No. No. Because it's not water. Yeah. Okay. Not water. So only ointment. Ointment. You have in the hand. Yeah, my hand. Also my hand.
Also to my hand. Yeah. Okay. Then little bit this. Yeah. Okay. Yeah. Then on your, yeah. on your Yeah. half body. Yeah, half Yes, half body. Okay. Then me, I was leave treatment 2 years complete leave medical. Okay, 2 years. Yeah. Okay, you get the surgery on the face. One by surgery, one by surgery, 8 surgery. Okay, Yeah. who paid this? Yeah, Okay. government helping. Okay. Then very difficult my body Okay. surgery. Then my family family. They not money, not okay. surgery. Then government suffered Okay. me. Then one by surgery. Yeah. Then 2 years leave medical Okay. treatment. Then I come back. And now you okay, or you need to take a medicine? Yeah, now I am okay. Now Then you're okay. happy. I'm Okay. fine. You're fine. Yeah. This is your job. You study. Yeah, job, Okay. working. Then time not thinking job. Then I cry. I cry. Yeah. Then I Because thinking nobody not, want you. Not future life thinking. Yes. Then I thinking. Yeah. Okay. Then my family or my father, my mother, They all support me. all support you, Yeah. okay. They not you cry, not you very strong. No crying. I'm so happy. You nice face. Yes, you're really nice person. my father also joking me. Then my father told me, Mom. Yeah, you my mom. And I am so happy, my family. But you stay here or where? With Yeah, live Siraj home provide. Ah, okay. Then two girls, me and another survivor. Ah, okay. People You live live together. Yeah. Okay. I try Your father is a very yeah, my very father. strong man. Yeah. You're a hero. Yeah. You're heroes. Yeah. These are the Yes. heroes. My father also helping me. Helping me. Yeah, love my Love father, father. my mother. Yeah, also. Then I thinking my me working, then support my family. Then 1% working, then all now sit here, then eating food, then very money. Yeah, not possible. Then I thinking, oh, maybe I will working, then me support my family. Oh, okay. Yeah. It's very nice for you. Yes. It's very nice for you. Yes. Yes. Wow, devo essere sincero, montare questo video mi ha un po' commosso. Rivedere i loro volti, riascoltare le loro storie è stato qualcosa di veramente impattante, veramente molto molto forte. Però mi ricordo anche il momento esatto in cui mi sono avvicinato a quelle ragazze. Mi hanno accolto con un sorriso a 32 denti, enorme, gigantesco, felici di vedermi, me, uno straniero venuto dall'Italia. È stato un momento molto magico, perché nonostante quello che hanno vissuto, nonostante il passato, la violenza che hanno subito, erano rinate, erano felici. Ed è questo quello che fa il Sheroes Hangout Café, è questo quello che fa la fondazione Chan Foundation. E questo è quello che fanno tutti coloro che lavorano lì, tutti, dal fondatore alle ragazze, ai camerieri, ai cuochi che ci sono, ridanno vita a queste donne straordinarie. Come sapete voi, il mio progetto è quello di andare a intervistare persone straordinarie, appunto come le donne del Sheroes Hangout Café, a chiedere a loro il proprio messaggio per il mondo da condividere con tutti noi. E secondo voi cos'è che hanno risposto? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए मेन चेहरा नहीं है, मैन हार्ट। अपने सपने पूरे करना है हम लोगों को, हम लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए और हमें ही खुद अपनी लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़ना चाहिए। Parlando con queste ragazze ho capito che non è l'aspetto esteriore che ci definisce, ma ciò che portiamo nel cuore.
la forza con cui scegliamo di migliorare noi stessi e di sostenere chi amiamo, giorno dopo giorno. Come Madhu, che ha trovato il coraggio di denunciare il suo aggressore, spezzando il silenzio e recuperando la propria dignità. Come Rukaya, che con il suo lavoro allo Shiro's Hangout Café sta costruendo un futuro migliore per i suoi figli, assicurando loro l'istruzione che meritano. E come Vanini, che oggi può aiutare economicamente la sua famiglia e sostenere il suo più grande eroe, suo papà.